Ciao ragazzi, bentornati nuovamente qui sul canale ed in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme come andare ad eseguire una manutenzione su un impianto GPL. Nella fattispecie, in questo caso, ho un Landi LI02 e dove andremo a sostituire tutti e due i filtri, sia quello gassoso che quello in fase liquida. Questi sono i nostri due filtri. Fase liquida, lo dice la parola stessa, arriva direttamente dalla bombola in forma liquida, va a filtrarsi su questo piccolo filtro e entra all'interno del riduttore, dove lì avviene la gassificazione, perché il riduttore al suo interno ha dei passaggi dove passa il liquido refrigerante del veicolo, dall'altra il nostro gas liquefatto che cambia di stato e diventa gassoso, esce e trova alla sua uscita trova il nostro filtro in fase gassosa. Questo andrà a filtrare tutte le ulteriori impurità prima di arrivare agli iniettori. Michele, ma quando è che mi consigli di andare a sostituire questi due filtri? Questo in particolare difficilmente ho notato che viene sostituito. Questo perché il suo chilometraggio dato dalla casa costruttrice è di circa 80.000 km. Io personalmente cosa vado a fare? Ogni due sostituzioni del filtro in fase gassosa vado a sostituire anche quello in fase liquida, così da non avere problemi di residui che si trovano all'interno poi della bombola stessa quando si va a fare il rifornimento. Un'altra cosa che pochi fanno, e io ho l'abitudine di farlo, scusatemi, è quella di andare, quando si vanno a sostituire i filtri, ad aggiungere un additivo per lubrificare tutto l'impianto GPL, e vi faccio vedere io di solito cosa utilizzo. È già un pochettino che lo sto utilizzando per qualche tagliando e devo dire che mi sto trovando bene. Sto parlando del Clean Gas della Synthoflon, e è un protettivo appunto e lubrifica anche e va a detergere tutto l'impianto a partire dalla bombola fino ad arrivare agli iniettori. Addirittura questo ha anche un kit separato, venduto separatamente, dove si può utilizzare puro per andare a fare un lavaggio, una pulizia accurata degli iniettori. Casomai eventualmente vi porterò anche un video su questa pulizia. Come vado a fare il rifornimento del prodotto? Semplicissimo, con il suo adattatore che andremo ad inserire su questa parte filettata dell'adattatore sostanzialmente che utilizzate per andare a riempire l'impianto GPL, andate a fare il rifornimento. È filettato e basterà andarlo ad avvitare in questo modo. Una volta avvitato si prende il prodotto e lo si va a inserire normalmente. Cosa importante per non andare a disperdere il prodotto è quello di eseguire questa operazione a serbatoio vuoto, così che non ci sia pressione all'interno e tutto il nostro prodotto possa andare al suo interno. Come mia buona abitudine fare, ragazzi, è quella di lasciarvi tutti i link sotto nelle descrizioni, e utilizzando i link dei materiali che io vado ad utilizzare all'interno dei video andrete a sostenere il canale. Fatta questa piccola spiegazione, direi ragazzi che possiamo procedere con questo tagliandino GPL. Prima di farlo però vi ricordo, se ancora non l'avete fatto e siete in tanti che guardate i miei video e non siete ancora iscritti, quindi mi raccomando sostenetemi, andate ad iscrivervi al canale attivando la campanella, così rimanete aggiornati sulle novità e i nuovi video in uscita nel canale. E se questo video è servito anche a voi, lasciate anche un bel like. Iniziamo e non perdiamo altro tempo, dai, andiamo a fare questo tagliandino. La prima cosa che dobbiamo fare, ragazzi, prima di andare a sostituire i filtri è quella di andare a chiudere il rubinetto della bombola. In questo caso si trova nel baule posteriore dietro, ed eccola qui. Andiamo a togliere queste due viti. E possiamo togliere il coperchio di copertura. Come potete vedere, qui troviamo il gruppo valvola.
che gestisce l'apertura e la chiusura del gas che si trova all'interno del serbatoio. È presente, come vedete, una vite di regolazione. È semplicemente una vite che apre e chiude il passaggio che manda il gas al riduttore. In un impianto funzionante, dunque, troveremo che la regolazione sarà aperta, quindi il flusso del gas sempre aperto, ma regolato dalla elettrovalvola che tramite centralina va a gestire l'apertura e la chiusura del gas che si trova all'interno della bombola. Vite chiusa, posso spostarmi adesso davanti sul riduttore e iniziare la sostituzione dei filtri. Messa l'auto in sicurezza con il cavalletto, vi faccio vedere dove è stato posizionato il riduttore. Alcuni lo chiamano anche polmone. Dove sono i filtri? Sostanzialmente uno che è quello di fase gassosa e lo troviamo posizionato appena dopo il riduttore. Quello in fase liquida lo ritroviamo qui all'interno. Iniziamo sostituendo il filtro a fase liquida. Come vedete è presente un'elettrovalvola e dovrò andare a togliere il cablaggio. Cacciavitino piccolo, mi punto in questo modo, così, e vado a togliere il connettore. Semplicissimo. Con chiave da 14 devo andare ad allentare e togliere la tubazione che arriva direttamente dalla bombola. Sono già andato ad allentarla per far uscire quel gas residuo che era rimasto sul tubo. Procedo e la vado a togliere. Purtroppo ragazzi non riesco a farvelo vedere in maniera migliore, ma se notate bene all'interno è presente un setzer da andare a rimuovere. Andrò a togliervelo e vi farò vedere più nel dettaglio. Andrò ad utilizzare una pinza a becchi storti. Per rimuovere il tutto, ora che ho tolto il setzer, prendo una chiave da 17, la vado a mettere in questo modo e vado a forzare leggermente. Piano piano dovrebbe uscire. Ecco qui, ci siamo. Mi sono spostato al banco per farvi vedere un po' meglio la situazione e andremo a vedere adesso cosa vado a trovare all'interno qui del filtro. Per togliere il filtro semplicemente prima vado a togliere il perno, vado a metterlo in parte e con il dito vado a toglierlo e vediamo. E devo dire che ragazzi ce n'è parecchia di sporcizia, Questa è tutta sporcizia che arriva dalla bombola, quindi fondamentale andare a sostituire anche questo filtro. 30.000 km il filtro in fase liquida e 15.000 km il filtro a fase gassosa. Vado a ripulire il tutto con del fast break e vado a mettere il nuovo filtro. Vado a dare leggermente un po' di vasellina sull'O-ring. Su il filtro sentirete un clac, perfetto, perno, e lo vado a rimontare, mi raccomando con la molla, la parte della molla rivolta verso l'interno. Cambiato il filtro possiamo andarlo a rimontare. Andiamo su il filtro e sostanzialmente andiamo a fare tutte le operazioni che avete visto al contrario.
Per inserire il cablaggio vi basterà solamente premere all'interno, sentirete un click. Ci siamo. Ora tocca al filtro fase gassosa. Questo è molto più semplice da sostituire. Sostanzialmente è tenuto da due fascette che qui sono anche diverse una dall'altra. Questa dovrò premerla e spostarla, questa invece con un cacciavite mi punto e la faccio aprire. Molto importante, mi raccomando, andare a rispettare quelle che sono le frecce di installazione. La freccia va rivolta verso gli iniettori, mi raccomando, importantissimo. Ecco qua il nostro filtro che è venuto via. Freccia, mi raccomando. Controllo di aver chiuso correttamente, così da evitare qualsiasi tipo di perdita di gas. Vado a riaprire la bombola, dopodiché vado ad inserire l'additivo. Aperta tutta, posso andare a richiuderla con la sua copertura. Voglio fare una precisazione, ragazzi, prima di andare a fare l'ultimo passaggio. A inizio video vi ho detto di andare a utilizzare l'adattatore prima di eseguire il rifornimento. Questo perché quando voi andate ad inserire l'adattatore, andate a immettere il prodotto e subito dopo fate il rifornimento. Si può fare benissimo, volendo, anche senza adattatore, perché qui abbiamo presenti vari filetti che si adattano perfettamente all'ingresso che troviamo qui della bombola. Vi ho detto solamente questo per una questione di praticità. Inserito il prodotto, posso procedere con il rifornimento. E rieccoci qui, ragazzi, a lavoro ultimato. Abbiamo fatto anche questo piccolo tagliandino GPL ed in più abbiamo utilizzato anche un additivo. Questo aiuterà sicuramente l'impianto GPL a durare più nel tempo. Prima di salutarvi vi ricordo, ovviamente, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella così rimanete aggiornati sulle novità e i nuovi video in uscita, e se questo video vi è servito lasciate un bel like. Ultimamente, ragazzi, cosa che mi fa davvero piacere, sono arrivati dei messaggi all'interno dei miei vari social, Facebook, Instagram e TikTok, dove mi chiedevano come posso fare a contribuire a far crescere il canale e a contribuire anche a quello che fai, i video che fai. Per questo ho deciso di andare ad aprire un link PayPal di donazioni. Quindi d'ora in avanti chi avrà piacere di sostenere il canale lo potrà fare tranquillamente dal link che lascerò sotto nelle descrizioni. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Vi saluto e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao!